fantastico. Oggi si fa un bel viaggio e si va verso i paesi asiatici, quindi ci saranno profumi di spezie per fare un pollo fantastico. Cominciamo a farlo, dopo vi dico anche il nome, anzi ve lo dico subito. Pollo Gialfarezzi. Io credo che la pronuncia sarà terrificante, però dovrebbe essere più o meno quello. La prima cosa che faccio, vado a tritare la cipolla. Metto un pochino di olio sul fondo della padella e ci metto le cipolle. Petto di pollo. Allora, io l'ho tagliato a cubotti più o meno, però se volete le potete fare anche a striscioline. E ora si mette a rosolare in padella. Una volta che il pollo è ben rosolato, ma veramente fatelo rosolare per bene, si prosegue e allora ci si mette l'aglio spremuto, peperoncino piccante, lasciatelo interi, mettete un paio, le spezie, cominciamo dal peperoncino, coriandolo in polvere, cumino e garam masala. Poi si aggiunge il pomodoro. Aggiungo un pochino d'acqua, poi se serve si aggiunge dopo. Questo dipende anche dal pomodoro. Se è un pomodoro molto liquido non è necessario aggiungere l'acqua. Questo era abbastanza denso. Copro, fuoco medio-basso e lasciamo cuocere. Nel frattempo vado a preparare le verdure che aggiungeremo all'ultimo momento. Peperone e le vado ad affettare a filetti. E poi vado ad affettare questa cipolla. Ok, tutto è pronto. Facciamo cuocere ancora più o meno 5 minuti il pollo e poi aggiungiamo queste verdure. Vado ad aggiungere i peperoni e la cipolla. Se il sugo si è molto ristretto, andate ad aggiungere un pochino di acqua, mi raccomando. Non tantissima, non è che diventa brodoso, però un pochino sì. Sale. Si copre. E ora si lascia cuocere per 10-15 minuti più o meno. E dopo ci siamo, Spengo il fuoco, là, ecco fatto, e tolgo proprio dal fuoco. Allora, sopra ci potete mettere, come è tradizione dei piatti indiani e comunque di quella zona, mettere del coriandolo. Il coriandolo non ce l'avevo, onestamente proprio non l'ho trovato, ci metto un po' di prezzemolo e ci sta veramente bene. Questo piatto, se volete, e io ve lo consiglio, servitelo con un po' di riso. Riso bianco, magari il basmati ci sta benissimo, perché è bello speziato, quindi i sapori ci sono. Assaggio direttamente qui dentro. Parto semplicemente da un pezzettino di pollo e di cipolla. Mamma mia, quanto è buono. Devo dire che questi peperoncini che ho messo sono piccanti, ma non così tanto. È speziato, si sentono le spezie che sono messe dentro, i profumi ci stanno tutti, ma
È fantastico, fantastico. Mi piace da morire. Questo sughettino sì col riso è perfetto. Avete visto? È un piatto semplice, ci vuole un pochino per farlo, ma vi dico, la soddisfazione è veramente, veramente alta. Alla prossima!